Ciao a tutti carissimi utenti, allora oggi parleremo di un video che è interessante però si può dire che è il nostro incubo e sono oggi i cavetti. Cavetti USB, tanti tipi, cavetti per PC, cavetti a destra, a sinistra, cavetti che scendono dall'alto, che salgono dal basso, insomma l'incubo di una casa, di un ufficio è proprio i cavetti che ci ritroveremo insomma proprio davanti alla nostra scrivania, dietro la nostra scrivania, abbiamo detto ovunque. Però oggi il video lo voglio dedicare alla conoscenza proprio di tutti questi cavi che esistono per computer. Questo perché? Perché praticamente quando a me capita spesso di cercare di fare assistenza ovviamente a distanza, quindi cercare di aiutare molte più persone, molti più utenti a distanza, ecco perché insomma da dove deriva anche il nome del mio canale, quindi molte volte c'è proprio la difficoltà, noto proprio la difficoltà negli utenti finali di capire bene di quale tipo di cavo si sta parlando. Per esempio, se noi ovviamente lo dobbiamo chiamare in gergo nostro tecnico, per esempio se andiamo a parlare, se il cliente chiama che ha un problema di video e io magari chiedo se il cavo VGA, in questo caso DVI oppure HDMI è collegato bene, è staccato, è messo male, è messo nel posto giusto, giustamente già l'utente finale non sa di che cosa si sta parlando, quindi già facendovi vedere il tipo di cavo e assegnandogli il nome preciso, magari così se anche un tecnico vi chiederà in futuro il nome di un cavetto, voi già su per giù sapete cosa dovete andare a vedere, anche a distinguerlo dal colore stesso. Diciamo che nel caso dei computer parecchi cavi sono ovviamente obbligati, quindi non vi potete mai sbagliare staccandole e andandole a reinserire nella vostra torre, per esempio desktop, perché sono completamente obbligati. Allora, io qua ce n'ho una miriade di cavi, come potete ben vedere, insomma ne prendo alcuni, qua proprio siamo pieni di cavi, ho detto cavi ovunque quest'oggi, però ne prenderemo in considerazione insomma qualcuno, quelli più utilizzati, che di solito sono quelli sempre USB, da non confondere i cavi ovviamente dagli adattatori perché sono diversi, e per fortuna oserei dire che esistono tutti questi adattatori perché permettono l'utilizzo di un cavo che non è particolarmente giusto, adatto al nostro computer, quindi tramite adattatore, la stessa parola lo dice, viene adattato ad un cavo originale, riusciamo ad inserirlo nel nostro computer. Per esempio, se lo vediamo meglio in fotografia, in video anzi, se per esempio abbiamo un attacco al nostro computer VGA e il nostro cavetto è DVI, esisterà un adattatore che dal DVI ve lo farà passare a VGA o viceversa, quindi ringraziamo tutti questi cervelloni insomma che fanno questi adattatori. Per esempio nel computer insomma da dove si parte nel computer? Lo dobbiamo accendere il nostro computer, quindi partiamo dalla classica presa di corrente. La presa di corrente per esempio per torre fissa, quindi per desktop, abbiamo detto che si chiama in termine esatto, avrà una presa, vediamo sempre se la nostra camera ci aiuta, una presa di questa di qua. Questa di qua è una classica presa asciugo, quindi per esempio quando un tecnico vi dirà di controllare se la presa asciugo del vostro computer è messa bene, è entrata bene nell'alimentatore, questa va collegata nell'alimentatore, ricordiamo, è questa di qua, quindi quella a casettina per intenderci con i 3 forellini rettangolari. Questa si chiama presa asciugo, questa serve appunto per collegare la maggior parte ormai di cose, non solo computer fissi, però siccome il mio canale è di computer di informatica, a livello di informatica, quindi stiamo parlando noi di computer, questa la troveremo praticamente la maggior parte nei computer desktop. E questo per esempio è un cavetto che già ci siamo tolti, magari l'appoggio qua. Come altro tipo di cavetto, sempre riguardando il nostro computer che dicevo poc'anzi, cosa ci possiamo trovare? Riguarda il video, ci possiamo ritrovare il classico cavettino che sicuramente voi avete visto e conoscete già dal colore perché è un celestino chiaro, è questo di qua. Questo cavettino, praticamente è il cavettino che vi dicevo poc'anzi, è un cavo video, quindi questo di qui serve a collegare da una parte la torre e dall'altra parte il nostro monitor del computer, quindi sempre stiamo parlando di computer fissi, quindi desktop. Questo cavettino viene chiamato VGA, quindi quando un tecnico vi dirà signora ma il monitor non si vede, ma perché il cavettino VGA è avvitato bene, perché qua abbiamo delle vitine dove si avvita, non basta soltanto andare a inserire, ma dobbiamo comunque sincerarci che è avvitato veramente bene. Il cavo di VGA è avvitato ed prende questo di qui, questo è un cavo video, è un VGA, quindi questo ripetiamo, va collegato una nella nostra torre e dall'altra parte va collegata praticamente nel nostro monitor del computer, quindi
Questo si chiamerà VGA. Oserei dire che anche se avete difficoltà a memorizzare tutti questi cavetti, avete la possibilità insomma anche di andare a cercare su una pagina di Google e vi usciranno, oltre a questi cavetti che sto presentando io, perché il video diventerebbe talmente lungo perché è enorme la quantità di cavetti. Qua vi posso allegare una fotografia di alcuni cavetti, ma ce ne sono veramente veramente tanti, però è inutile fare confondere l'utente finale, interessano quelli che effettivamente si utilizzano giornalmente. Quindi questo è il cavo VGA, ripetiamo quello celestino con le due vitine. Dopodiché cosa abbiamo? Possiamo prendere per esempio in esame un altro cavetto video che troveremo sempre nei nostri computer desktop e non solo, perché possono essere anche utilizzati per esempio in questo caso come nel caso precedente del VGA, quello celestino. Questo per esempio è un altro cavo video, quindi stessa funzione, torre da una parte, monitor dall'altra parte. È il classico, quello più utilizzato, che sempre perché qua si parla di computer, viene montato nel monitor del computer, però questo ormai l'HDMI viene montato nelle console, viene montato nei nostri Blu-ray, insomma qualsiasi dispositivo ovviamente ha l'HDMI, quindi la classica casettina per intenderci. Quindi questo forse è uno dei cavi più conosciuti, perché appunto non si utilizza solo nei computer, ma si utilizza in quasi tutte, insomma, in tutti i nostri dispositivi che vogliamo collegare, dato che ormai hanno tutti almeno una qualità video di 1080-720, quindi colleghiamo tutto non più con la vecchia SCART che avevamo noi nei nostri videoregistratori, quelli antichi, ma che andavano insomma a bassa risoluzione, ma ormai dato che è quasi tutto ad alta risoluzione o altissima risoluzione, quindi come i 4 e gli 8K, abbiamo noi ormai i cavi HDMI che fanno questo. Questo stesso cavetto, ripeto, può servire anche, magari però poi faremo e dedicheremo un video sano, intero, perché ci sono molte persone che mi chiedono, che hanno ancora difficoltà a collegare per esempio un notebook, quindi un classico portatile, al proprio monitor TV di casa, quindi per vederli in maniera veramente veramente grande. Quindi se qualcuno ha un televisore da 50 pollici, 55 pollici, quindi anche con questo cavetto, quindi che farà una sorta di adattatore, riusciamo a trasferire tutto quello che facciamo nel notebook, quindi uno schermo standard, parliamo di 15,6 di pollici, ad un per esempio 50-55 pollici, o chi più ha grande il monitor meglio è, perché vedrà meglio tutto, però per questo magari dedicheremo un video più avanti. Quindi questo è un altro cavetto per esempio video, quindi HDMI. Dopodiché cosa abbiamo? Potremmo trovare come anche altro cavo video, non l'ho sotto mano perché è montato in una torre, però vi lascio la fotografia, il cavo DVI, che è la stessa cosa. Il cavo DVI prende un'altra sorgente uscita video che va a collegare sempre le nostre torri ai nostri monitor, quindi possiamo trovare questi tre semplicissimi cavetti, partendo dal più antico, insomma, e da quello che è più, passatemi il termine, scarso come qualità video. Quindi partiamo dal VGA per andare al DVI che si piazza in mezzo, per andare all'HDMI. Quindi questi sono i tre cavi video in base anche alla loro qualità che riescono a emettere e quindi a riprodurre nel nostro monitor. Quindi partendo, abbiamo detto, al VGA il più scarso, il DVI si piazza in mezzo fino all'HDMI che si piazza ovviamente in testa. Esisteranno anche qualità, voi potete andare a capire bene che ci sono cavi HDMI che costeranno poco più di 2 euro, come cavi HDMI che costeranno anche passate le 80 euro. Questo perché? Perché all'interno il cavo è fatto in maniera diversa, soprattutto sia di qualità, soprattutto sia di velocità. I cavi hanno tutti una velocità, quindi importantissimo per quello che si deve andare a fare sono il trasferimento, quindi controllare quanto trasferisce per esempio un cavo USB i nostri dati. Questo per esempio per chi fa video come noi creator è importante andare a utilizzare dei cavetti veramente veramente velocissimi per non perdere tempo a passare i dati per esempio da una cam al computer per poi renderizzare il video, da un cellulare, perché utilizzo uno smartphone per esempio un iPhone, a computer per andare poi a lavorare il video con un video maker, quello che sia. Quindi mi raccomando, andate ad acquistare i cavi non in base al loro prezzo, perché più economici sono, più lenti sicuramente andranno. Quindi sia di materiale magari saranno più scadenti. Quindi utilizzate sempre, spendiamo sempre bene per quello però che servono a noi, perché se serve un cavo soltanto video che lo mettiamo là in televisione, va bene, ne possiamo prendere anche uno standard, non dico da 2 euro, ma magari un 10 euro glieli spendiamo, però se dobbiamo andare a fare qualche lavoro di video editing, allora là
ahimè dobbiamo andare a spendere qualche cosetta in più e sicuramente vi renderete conto proprio della cifra che avete uscito, perché se testate due cavi, uno economico e uno veramente altissimo di qualità a livello anche di 80 e 70 euro, vedete quanto tempo impiega un cavetto e l'altro per trasferirvi il video al vostro computer. Questa piccola parentesi. Dopodiché cosa abbiamo? Per esempio, parlando sempre di computer, abbiamo questi aggeggini qua, questi adattatori. Questo è già un adattatore che si trova sempre ai tempi passati nei nostri computer. Ormai schede madre non hanno più questa entrata di qua rotonda con tutti questi puntini che magari può avere magari la stessa età super giù mia, quindi stiamo parlando di un pochettino di anni. Trovava le classiche PS2, questi sono collegamenti PS2. Se qualcuno per esempio vi dovesse chiedere ma la tastiera e il mouse, perché questi alloggiamenti li hanno le tastiere e il mouse antichi, la tastiera PS2 o come è collegata, USB o PS2? Ovviamente l'USB, che è la più conosciuta, che è questa di qua, si differenzia dalla PS2, che è questa rotonda con i tanti puntini. Non so se la cam mette a fuoco bene, quindi già qua sta una differenza, solo che questa è un adattatore, proprio per passare, per sfruttare una presa PS2 con adattatore USB. Quindi ho qua direttamente ho la mia tastiera USB, anziché collegarla USB e magari avere pochi posti nella nostra scheda madre come porta USB, io basta che collego questa qua e direttamente la tastiera mia USB è diventata PS2, quindi la vado a collegare per chi ha la fortuna ancora di avere magari delle porte PS2, dato che non stiamo collegando cose che prendono chissà quale corrente come mouse e come tastiera, quindi possiamo benissimamente andarle a collegare anziché USB PS2, perché stiamo parlando appunto di tastiera e mouse, però non colleghiamo altro perché le PS2 sono davvero davvero lentissime come porte, vanno bene per il mouse che non deve fare altro che destra e sinistra e cliccare tasto destro e tasto sinistro, quindi vanno più che bene. Per esempio questo vi ho fatto capire che è un adattatore, quindi commuta praticamente la porta USB in PS2 e questo l'abbiamo tolto lì davanti. Per esempio, parlando di internet, cavetti conosciutissimi, quali sono? Sono i classici cavetti RJ, quindi se ci fate caso questo è il cavetto, quello che noi conosciamo di più, è proprio il cavetto LAN, quindi quello che serve per andare a collegare prende il nostro computer fisso che non abbia magari una scheda a rete wifi, quindi che non lo possiamo collegare nell'etere, quindi a distanza, senza bisogno di questo cavetto, ma abbiamo proprio una scheda di rete fisica, magari una 10-100.000, di solito vengono fornite sempre dalla Realtek le schede di rete, quindi andiamo a collegare questo cavetto al nostro computer, alla scheda di rete, quindi stiamo parlando sempre di fisso o anche di notebook, nonostante si abbia il wifi magari, sappiamo bene che il wifi può perdere, anzi perde quel pochino di velocità. È vero che oggigiorno le schede wifi, le wifi 6 sono veramente velocissime, però ovviamente non paragonabili all'attacco diretto nel nostro modem, quindi computer, notebook, scheda di rete, dall'altra parte il nostro modem router. Questo è praticamente il cavo classico LAN. Ovviamente qua abbiamo un colore giallo, però questo può cambiare insomma da celestino, insomma le case le fanno di tanti colori, però questi sono cavetti LAN, lo potete anche andare a vedere magari nella scritta che vi spunterà nel cavo stesso. Quindi quando il tecnico mi dirà signora non ho internet, però il cavo LAN è connesso bene, ecco il cavo LAN prende il cavo di rete, si chiama cavo LAN o cavo di rete. Da non confondere, se ci fate caso, uno è molto più grande e uno è molto più piccolino, da un cavo RJ. Questo invece è un RJ, viene chiamato, è un mini LAN praticamente, però non svolge la funzione del cavetto LAN. Prende questo è il classico cavettino che serve per le installazioni o dei nostri telefoni fissi a casa, da passare tramite a ponte tramite modem, quindi servirà anche un cavettino di questo per andare a installare il nostro modem, quindi questo è più piccolino, vengono chiamati RJ questi di qua. Ripeto che magari a qualcuno può risultare confusionario oppure non interessare completamente, però vi assicuro che quando un tecnico vi incomincia a parlare in maniera tecnica e magari non vi aiuta proprio con i colori a farvi capire il cavetto, proprio perché non è presente là sul posto il tecnico, magari andando a fare un'assistenza a distanza vi può tornare veramente utile andare a capire i vari cavettini, quali sono i loro nomi, per andare a fare qualche test di staccare cavetto, reinserire cavetto o magari avvitato male o inserito nel posto sbagliato, il che è veramente difficile andare a inserire nel posto sbagliato, perché capite bene che
un cavo di questo grande non può entrare anche se ha la stessa entrata di questa nel piccolino, perché materialmente sono piccolini, uno è grande, uno è più piccolo, quindi questo non potrà mai entrare in questo di qua. Lo stesso, un HDMI non potrà mai entrare nella VGA, perché l'ingresso è completamente diverso. Quindi la maggior parte dei cavi sono tutti obbligati. Dopodiché i cavi insomma più conosciuti quali sono? Sono quelli USB, quindi il classico cavetto USB. USB li possiamo distinguere in 3.0 a salire, che sono quelli all'interno colorati di blu, e invece un cavetto normalissimo, per esempio, che potrebbe essere uno normale, per esempio il bianco, che potrebbe andare, o nero, che potrebbe essere un 2.0 a salire. Quindi questi di qua ovviamente sono molto molto più veloci, 3.0, che vi ricordo di andare ad accoppiare, quindi questo è importante, non mettono le case produttrici tipo Asus o altre marche, praticamente anche Gigabyte, i colori così per caso. Se voi vedete il computer colorato non è per farlo piacere più a noi, ma è proprio per distinguere le varie porte. Quindi se voi dietro la scheda madre troverete vediamo se riesco a trovare una fotografia e inserirla, voi troverete delle porte USB di colore nero e delle porte USB di colore magari giallo, addirittura, scusate, blu, addirittura rosso. Non è così perché vogliono colorare la scheda madre, ma proprio vengono identificate le porte più veloci, quindi partendo dalle più basse, quelle nere, alle più veloci. Quindi mi raccomando, se troviamo un cavetto, abbiamo a disposizione un cavetto per esempio di questo, che lo possiamo trovare per esempio nei nostri hard disk, non colleghiamolo mai ad un cavetto nero nella scheda madre, perché così lui abbasserebbe la velocità 2.0, quindi andrebbe lento il vostro hard disk. Ma andiamo a inserire, andiamo a pattare i colori precisi. Quindi questo cavettino con la barra praticamente azzurrina, andiamo a collegare nell'azzurrino dietro USB del nostro computer, così 3.0 e 3.0 viaggiano veramente ad una velocità assurda. Ci sono anche porti USB molto molto più veloci. Ovviamente qua stiamo tenendo da parte completamente tutto il cavettaggio interno. Lì effettivamente non trovo tanto utile andare a fare un video di cavettaggio interno, perché effettivamente non ci sarà mai tranne i smanettoni, non ci sarà mai una persona che se difetta un computer, il tecnico può dire apri il computer e vedi se all'interno c'è questo cavetto, perché là risulterebbe, si potrebbe combinare anche danno. Quindi è inutile andare a fare un video, diciamo, almeno momentaneamente di cavettaggio interno, perché là il cavettaggio interno è completamente tutto diverso dei nostri computer. Quindi in questo caso, ripetendo, questo è un cavo USB. Ora il cavo USB va collegato sempre alla scheda madre, però dall'altra parte cosa dobbiamo andare a collegare? In base a quello che dobbiamo andare a collegare noi avremo un altro tipo di cavetto, quindi in questo caso USB da una parte e qui abbiamo un altro cavettino presente a casettina. Questo cavettino piccolino, praticamente un micro, cosa potremmo inserire? Qua si potrebbe inserire la qualsiasi, possiamo inserire per esempio gli hard disk nostri esterni che hanno presente questo ingresso, in più potrebbero avere anche l'ingressettino, quella a casettina che purtroppo qua non ce l'ho appresso, però vi metto casomai un'immagine a video, che sono gli attacchi dei hard disk a 3.0 e oltre, quindi che vanno molto più veloce. Per esempio, sempre partendo da USB, potremmo andare a inserire un cavettino per esempio di questa pin jack rotondo, quindi questo per esempio per collegare le PlayStation, quindi questo serve sia per andare a attaccare, a collegare, questo è un triplo cavetto, quindi parte da USB per estendersi sino a un mini con pure un jack di ricarica, quindi questo serve sia a collegare le nostre PlayStation portatili, sia nel frattempo a collegarle al computer per scaricare, per esempio inserire nuovi giochi o inserire fotografie, quello che sia. Quindi capite bene che si parte sempre da un USB, però dalla USB poi si va a finire a una miriade di cavetti, per questo vi dico che ne esistono veramente, veramente tanti. Per esempio qua abbiamo, ho visto Piedi che avevo quest'altro cavettino, per esempio parte sì sempre da USB, però poi come va a finire? Va a finire a un jack da 2 pollici e mezzo. Questo per esempio per cosa potrebbe essere utile? Questo servirà sicuramente per collegare i nostri iPod mini, quindi tutto quello che riguarda gli iPhone, quindi tutto quello che riguarda gli iPhone che ha il cavettino di questo jack da 2,5 può essere per trasferire file sul nostro iPod ed iTunes, eppure per andare a caricare il nostro iPod mini. Quindi questo per esempio è un altro cavettino USB, però
una sorta, già è originale così, però è una sorta diciamo sempre di adattatore. Questo per farvi capire sempre i cavi USB quante miriadi di uscite che ci avranno. Dopodiché cosa c'è? Una cosa molto importante che sicuramente noi abbiamo a casa, sempre USB con una femmina di USB, quindi qua capite bene che c'è il maschietto e la femminuccia, quindi il maschietto tutto sano, il femminuccia con il buchino, quindi in questo caso questa è una prolunga USB. Questa per cosa si utilizza? Ovviamente la prolunga magari uno non ha porta USB di davanti, va a inserire una prolunga dietro per portarsi questa femminuccia davanti in modo che noi possiamo andare a inserire, anziché andare ogni volta dietro il monitor, andare a inserire, o magari abbiamo il mouse più corto e vogliamo andare a inserire una prolunga, proprio è una prolunga come può essere di luce, solo che viene chiamata USB, quindi noi possiamo andare a inserire benissimamente un altro cavetto e allungarlo veramente in maniera comoda. Quindi questa è la classica, per esempio, prolunga USB. Dopodiché cosa ci abbiamo? Ci abbiamo tutti i cavettini ovviamente USB che noi insomma abbiamo nei nostri smartphone per caricare, quindi già capite bene ogni diciamo smartphone che ha la sua dock per caricare quanti tipi di cavettini intersecati fra di loro ci possano esistere, quindi partiamo sempre da un USB, questo addirittura è un viola, ad arrivare a questo di qua praticamente, non so se la camera mette a fuoco sempre bene, che è un altro tipo di cavetto, questo lo troveremo ormai su tutti insomma i nostri smartphone di ultima generazione. Ovviamente purtroppo anche iPhone, dico purtroppo, è dovuto passare a questo cavetto perché iPhone aveva veramente un cavetto e una dock tutta sua, studiata veramente a dovere ultra veloce, però per motivi di decisione europea è dovuta passare al classico cavettino standard che ormai utilizzano tutte le case. Dopodiché, per esempio, cosa abbiamo? Vi stavo proprio dicendo poc'anzi, il cavettino che ha dovuto lasciare per esempio iPhone, questo è sempre parte da USB e questo per esempio va a collegare il nostro iPhone almeno fino a quelli dell'anno stampati, a quelli dell'anno scorso. Questo era il bellissimo cavettino che dava iPhone, il piatto, che era veramente qualcosa di eccezionale, però purtroppo ha dovuto abbandonare questo progetto, abbiamo detto poc'anzi, perché l'Unione Europea ha deciso di passare a tutti gli altri cavetti universali. Dopodiché, per esempio, come ultimo cavetto che noi potremmo trovare sempre a livello di computer è quello, per esempio, classico della stampante. Quindi, per esempio, se qualcuno vi dirà, insomma, signora, deve controllare benissimamente se il cavetto della stampante è messo bene. Dalla parte del computer è sempre USB, ma dalla parte della stampante è questo piccolino a casettina. Se ci fate caso ha un disegno a casettina, quindi rettangolare di sotto e di qua dagli angoli smussato obliquo. Quindi questo è il classico cavettino che noi troveremo collegato tutto dietro alla nostra stampante. Quindi se per esempio un tecnico vi domanda se il cavettino, quello della stampante, è collegato bene, voi dovete andare a toccare questo cavettino di qua, magari a toglierlo e a reinserirlo. Quindi questo è diciamo l'ultimo cavettino del video, perché già vedo che ci stiamo veramente allungando troppo con il video e magari potrebbe poi risultare noioso. Abbiamo visto soltanto qualche cavetto, però vi assicuro che ce ne sono veramente una miriade. Magari nei commenti mi dirà qualcuno: sì, ma ti sei dimenticato questo o non hai visto questo. Non è dimenticanza, perché vi dico che ce ne sono veramente tanti, solo che il video, abbiamo detto, diventerebbe veramente lungo, magari è noioso. Però noi abbiamo visto quelli super giù che vengono utilizzati di continuo e che voi insomma trovate a casa nei vostri computer. Quindi mi raccomando, magari vedetevi il video, cercate anche qualche guida su internet e anche qualche immagine proprio della lista di tutti i cavi per PC e incominciate a memorizzare bene tutti quei cavi, in modo che se domani vi troverete insomma un qualche difetto nel vostro computer e qualche tecnico già vi dice il nome preciso di un cavo, voi già immediatamente siete furbi e già capite benissimo di quale cavo si sta parlando. Spero sempre di essere stato aiuto a tutti questi utenti, a tutti voi utenti, insomma, e ci vediamo sempre al prossimo video, augurandovi a tutti una buona giornata. Ciao a tutti!